Ciao a tutti e bentornati in Domotics Duino, io sono Marco e in questo video continuiamo a parlare di Matter e OpenHub 5 andando a vedere una modalità che permette ad OpenHub 5 di integrare i dispositivi Matter compatibili. Nei video precedenti abbiamo introdotto il Matter Binding e il Matter Bridge, che è la modalità con cui OpenHub può esporre i propri item su protocollo Matter per un'integrazione verso ecosistemi di terze parti. Oggi vediamo il processo inverso, cioè andremo ad integrare in OpenHub dei dispositivi che sono compatibili Matter, utilizzando sempre il Matter Binding, ma utilizzando la modalità Matter Client rispetto alla modalità Matter Bridge che avevamo usato nei video precedenti. Passiamo alla schermata PC e andiamo a vedere come si fa. Eccoci sulla schermata a PC. Allora, per fare questa prova io utilizzo il Matter Bridge sul mio OpenHub per esporre un dispositivo su protocollo Matter, lo stesso dispositivo che abbiamo visto nei video precedenti che ho integrato in Google Home. A questo punto, per fare il nostro esperimento, utilizzo una versione di OpenHub che gira su Docker, che ho tirato su proprio per fare questo test, e vado ad agganciare il dispositivo tramite il QR code generato da Google Home. Questa doppia modalità di integrazione l'ho già spiegato in un video precedente, in quanto è una cosa un po' particolare, però ogni volta che un dispositivo Matter viene integrato in un ecosistema deve essere poi quell'ecosistema che genera il nuovo codice di abbinamento se quel dispositivo deve essere ulteriormente integrato in altri sistemi di terze parti. Ok, allora iniziamo la parte operativa. L'unica cosa di cui dobbiamo essere certi è di aver installato il Matter Binding nel nostro OpenHub che vogliamo utilizzare come client Matter. Non faccio rivedere la procedura perché l'ho già fatta vedere più volte. E adesso, una volta installato il Matter Binding, dobbiamo semplicemente andare a creare delle things utilizzando proprio questo binding. La prima thing che dobbiamo creare è il controller. Quindi andiamo sul Matter Binding, selezioniamo Matter Controller e creiamo la nostra thing. Prima di andare a fare la ricerca dei dispositivi Matter sulla rete tramite il Matter Client di OpenHub, dobbiamo andare su Google Home e crearci il QR code o il codice di abbinamento per poter appunto fare la ricerca sulla rete. Quindi prendo il mio Google Home, vado a selezionare il dispositivo OpenHub importato col Matter Client, seleziono app e servizi Matter collegati, collega app e servizi e in questo modo ho diverse scelte per generare il codice di abbinamento. Posso usare il codice numerico o il QR code se ho la possibilità di fare la foto. Fatto questo passaggio posso andare a ricercare il dispositivo sulla rete protocollo Matter. Vado a fare la ricerca del pairing code che mi ha fornito Google Home, attendo qualche secondo e in teoria dovrebbe, ecco, mi ha trovato un dispositivo che mi ha messo nella inbox. Quindi a questo punto vado a vedere la mia inbox e ottengo il mio nodo OpenHub. Lo aggiungo come thing, ecco che lo abbiamo nell'elenco insieme al controller. Abbiamo nella inbox un nuovo dispositivo che è la nostra luce da controllare, la aggiungiamo come thing e siamo a posto. A questo punto abbiamo il nostro Matter Endpoint, che è l'ultimo nodo, diciamo, della nostra catena Matter. Come una thing di tipo switch mi offre il canale per accendere e spegnere e da questo punto in poi funziona tutto come OpenHub standard, quindi possiamo andare ad agganciare l'item al nostro canale e così via. Bene, per questo breve video possiamo fermarci qua. Abbiamo visto quindi come utilizzare il Matter Binding in OpenHub 5 per integrare i dispositivi Matter compatibili utilizzando l'oggetto Matter Client appunto del binding, e quindi in questo modo noi possiamo appunto utilizzare e controllare tutti i dispositivi in locale indipendentemente dal fatto che siano dispositivi di una certa marca e che si appoggino a determinati servizi cloud. Questo è un grande vantaggio, come abbiamo già visto nei video precedenti, abbiamo parlato anche del protocollo Matter a livello teorico e quindi da adesso in poi con OpenHub 5 possiamo lavorare tutto con protocollo Matter, ovviamente se i dispositivi che vogliamo integrare lo permettono. Chi acquisterà dispositivi da adesso in poi ovviamente saranno quasi tutti certificati Matter
Bisogna solo avere l'accortezza di vedere che effettivamente sul dispositivo, sulle specifiche, ci sia scritta la compatibilità Matter. A questo punto il dispositivo è integrabile localmente con tutti i vantaggi adesso connessi. Quello che farò io adesso è sfruttare la modalità OpenHub Bridge per permettere l'integrazione in Google Home e Alexa di tutti i dispositivi di OpenHub senza utilizzare la parte cloud. In questo modo avrò il controllo locale vocale dei dispositivi senza appunto andare a utilizzare il cloud di Google o di Amazon. Bene, per questo video possiamo fermarci qua, vi ringrazio di essere arrivati fino al fondo e per chi vorrà ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!